Musa Inter, un nuovo nome per il calciomercato interista, un profilo giovane ma già con un'esperienza internazionale importante e che avremo modo di vedere anche in questo mondiale che parte proprio in queste ore. È uscita una nuova notizia, in questi giorni abbiamo avuto modo di parlarne durante le dirette quotidiane alle ore 19:30 sui nostri canali. Molti di voi però ci hanno chiesto di andare più a fondo nell'identikit di questo calciatore per raccontarlo meglio a chi magari non lo conosce, non l'ha mai visto giocare, quindi abbiamo deciso di portarvi questo nostro format richiestissimo per parlare di Yunus Musa. Per cui ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, nuovo episodio di oggi con uno dei format più richiesti sui nostri canali. Al termine dell'episodio tra l'altro vi farò una domanda, per cui spero che mi seguirete fino alla fine. Subito un click sul tasto mi piace, se non l'avete ancora fatto cliccate anche sul tasto iscriviti se volete supportarci, soprattutto se volete seguire tutti i nostri contenuti. Non perdetevi le nostre analisi, i nostri approfondimenti che stiamo facendo in questi giorni dal punto di vista tattico, dei bilanci, del mercato e non solo. Oggi però parliamo di Yunus Musa, andiamo veloci, partiamo come al solito dalle notizie. Perché siamo qui a parlare di questo centrocampista del Valencia? Perché notizie che arrivano dall'Italia, confermate poi anche in Spagna, quindi varie fonti concordano nel dire che l'Inter si è mossa concretamente sulle tracce di Yunus Musa, centrocampista del Valencia. La Gazzetta dello Sport in particolare, ma poi anche altri media italiani e anche qui nuove conferme in Spagna, dicono che l'Inter avrebbe anche ottenuto una sorta di apertura ad una formula conveniente e che fa gola all'Inter, ovvero quella del prestito con riscatto poi rimandato alla prossima stagione. Il Valencia potrebbe intavolare una trattativa su queste basi ed è un'operazione che a queste condizioni, con questa formula, può ingolosire sicuramente l'Inter. Si parla di una valutazione complessiva del cartellino di circa 20 milioni di euro, una valutazione non bassa, però diciamo che dall'altra parte c'è anche un ingaggio piuttosto contenuto sicuramente alla portata dell'Inter che va a controbilanciare l'eventuale sborso per il cartellino. Il problema semmai è legato secondo me al fatto che appunto come dicevo sarà protagonista al mondiale con la nazionale statunitense. Dovesse fare un buon mondiale sicuramente andrebbero ad aumentare le valutazioni, la valutazione del cartellino e le squadre interessate a questo calciatore. Però l'Inter in questa fase c'è, si è mossa concretamente. Con il Valencia ha già un canale aperto visto che si sta già parlando anche dell'esterno mancino Vasquez ed è sicuramente quindi una pista da tenere d'occhio pur con tutte le difficoltà del momento dal punto di vista economico. Di questo però anche dei bilanci e dei conti dell'Inter abbiamo parlato in un altro approfondimento che vi invito a recuperare sui nostri canali, lo lascio linkato. Chi è Yunus Musa? Che giocatore è? Partiamo come al solito dalla nostra carta d'identità tramite il portale Transfermarkt. Centrocampista del Valencia, classe 2002, nato il 29 novembre 2002, quindi compirà 20 anni proprio durante il mondiale, 1,78 m, ha un contratto con il Valencia fino al 2026 e un valore attuale di mercato secondo Transfermarkt attorno ai 20 milioni di euro. Questa che corrisponde anche un po' a quella che è la valutazione che viene fatta secondo cui appunto potrebbe essere ceduto dal Valencia. Ha una storia abbastanza particolare perché dicevamo oggi gioca centrocampista, poi andiamo più nel dettaglio con le caratteristiche, però nasce a New York, è vero, ma in realtà nasce da genitori ghanesi che si trovano negli Stati Uniti, se non sbaglio, per un viaggio, comunque non erano stabilmente negli Stati Uniti. Lui cresce in realtà in Italia, dove nasce portiere, muove i primi passi nel calcio in Italia anche da portiere, però aveva una velocità impressionante, aveva anche questa propensione a partire palla al piede, era talmente forte che si mise in mostra subito e dovettero proprio tirarlo fuori dalla porta, ovviamente. Poi si è trasferito a Londra, la famiglia si è trasferita a Londra, lui viene preso dall'Academy del Valencia, scusatemi, dall'Academy dell'Arsenal, una delle più importanti a livello europeo. Dopo qualche anno nel settore giovanile dell'Arsenal si presenta l'opportunità di andare al Valencia dove gli propongono di andare subito nella squadra B, una sorta di passaggio intermedio per valutarlo in ottica prima squadra, un'opportunità molto importante se consideriamo che tra l'altro secondo indiscrezioni che leggevo nello stesso periodo in cui il Valencia metteva sul piatto una proposta per andare in una squadra B, quindi alle soglie, alle porte della prima squadra, in Italia alcuni club gli proponevano di andare nelle selezioni allievi, quindi settore giovanile. Va al Valencia dove
diciamo si impone subito, mostra subito grandi doti e infatti si guadagna quasi subito la prima squadra dove diventa praticamente un titolare in brevissimo tempo. È un 2002, si trova già alla terza stagione dove di fatto fa il titolare nel Valencia e nel frattempo è diventato anche un giocatore molto importante della nazionale degli Stati Uniti dove ha debuttato nel 2020 e ad oggi ha già 19 presenze e in più sarà protagonista in questo mondiale. Qual è il ruolo oggi di Musa? Che giocatore è? È un giocatore che secondo me si sta ancora evolvendo e sta maturando, non può essere altrimenti, essendo come dicevamo un classe 2002, fa ancora tante cose, viene utilizzato in più ruoli. Vedendolo personalmente credo che sia più adatto a fare la classica mezzala, anche chi lo ha allenato, infatti leggevo in queste ore, lo vede come un centrocampista, come mezzala nel 4-3-3. Anch'io credo che quello ad oggi sia più il suo ruolo. Vi condivido a tal proposito anche una heatmap con l'impiego che sta avendo in questa stagione dove possiamo definirla una heatmap intanto più sbilanciata ovviamente sul centro-destra, anche se ha toccato tante zone del campo, gioca in più ruoli, in più reparti, però volendo fare un paragone anche con l'Inter lo vediamo molto nella zona di Barella. Ecco, credo che quella possa essere la sua evoluzione a livello di ruolo in questo momento. Come caratteristiche, che giocatore è? Dicevamo, è un giocatore estremamente interessante. Perché? Perché è esplosivo, è molto dinamico e comunque pur non essendo un gigante, dicevamo 1,78 m, ha una buona forza fisica e in campo si vede. Quali sono i suoi punti di forza secondo me e dove invece potrebbe e dovrebbe migliorare? Punti di forza sicuramente balza all'occhio vedendolo giocare per la sua propensione al dribbling, secondo me. È molto bravo nel superare l'uomo e quindi nel creare superiorità numerica, spacca in due il centrocampo, i ritmi della partita e riesce a guadagnare campo, un fattore molto importante e questo è sicuramente una delle prime cose che si notano nel vederlo giocare. Ha un buon piede sicuramente, buon dinamismo, uno scatto molto importante, quindi nell'uno contro uno ha questa abilità nel saltare subito l'avversario e prendersi campo e come dicevo ha già una buona esperienza internazionale oltre a dei margini di crescita sicuramente importanti. Sta migliorando nella zona finale del campo, nelle scelte finali, quindi nell'ultimo passaggio, è anche un discreto mastino dal punto di vista difensivo, deve fare però secondo me un ulteriore salto di qualità, ovviamente un po' in tutte le zone del campo, non è ancora formato al 100%, è normale che sia così. Credo però che debba fare un salto di qualità che è alla sua portata sicuramente, ma soprattutto nella zona finale del campo. Se riesce ad aumentare la precisione nei passaggi, riesce ad andare un po' di più al tiro verso la porta, aumenta anche il numero di assist, ha tutto per diventare un calciatore che fa la differenza. Quindi per arrivare un po' alle conclusioni di questo calciatore, che cosa ne penso? È sicuramente molto, molto interessante come profilo. Come caratteristiche è un centrocampista che secondo me si integrerebbe bene nell'attuale centrocampo dell'Inter ed in generale, in una squadra come l'Inter che ha pochi calciatori in grado di superare l'uomo, di creare la superiorità numerica e quindi anche di andare ad alzare improvvisamente il ritmo della costruzione del gioco, e creare degli spazi in alcune situazioni più bloccate. Sappiamo che questo tipo di calciatore sicuramente, ci manca. Forse secondo me, con l'attuale centrocampo che ha l'Inter per composizione, servirebbe anche qualcuno con un po' di centimetri in più, un po' più forte ancora fisicamente e più portato al recupero del pallone. Un'altra caratteristica che nel centrocampo attuale ci manca lì in mezzo. Comunque, molto interessante, mi fa molto piacere tra l'altro, come dicevo anche in questi giorni, che l'Inter stia lavorando su vari profili in rampa di lancio, più giovani e anche da valorizzare, anche perché credo che investimenti così hanno sì un costo del cartellino magari un po' più alto, però hanno un ingaggio più basso e in generale sono delle scommesse che difficilmente perdi secondo me, se poi si ha il coraggio anche con lo staff tecnico di puntarci con convinzione e metterli nelle condizioni di potersi esprimere e di poter, crescere. Seguiamo quindi adesso l'evoluzione del mercato, vedremo se diventerà effettivamente un obiettivo
concreto e acquistabile dall'Inter. Teniamolo d'occhio anche al mondiale, vediamo quindi di che pasta è fatto anche in una competizione così importante. Ditemi voi che cosa ne pensate di questo nome, se vi piace, se lo conoscete. Vi chiedo anche un feedback su questo format, allora fateci sapere sempre se vi piace oppure no, se volete suggerirci anche nei commenti un altro profilo che secondo voi dovremmo approfondire per andare magari a consigliarlo all'Inter, quindi aspetto qui sotto anche altri nomi che secondo voi dovremmo approfondire. Vi saluto poi ricordandovi di non perdervi il nostro contenuto sulla difesa, sui troppi gol subiti. Ho analizzato tutti i singoli gol presi dall'Inter, visto perché abbiamo preso gol e come si può risolvere questo problema della difesa dell'Inter. Per chi ci ascolta in podcast lo trovate in descrizione, per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.